Buongiorno, ben ritrovati, inizia una nuova giornata, andiamo a prendere un altro treno, valigia alla mano perché oggi mi trasferisco a Kyoto. Sono arrivato a Kyoto senza grossi problemi, a parte trovare il treno, la lente sporca come sempre, a parte trovare il treno perché mi incasino ogni volta coi treni, e quella che vedete qua dietro è la guest house dove starò, gestita da un simpatico ragazzo di nome Tanaka. È molto carina, tutta in legno dentro, molto tradizionale, infatti è proprio specificato che è una guest house tradizionale giapponese, molto bellina. Ho fatto il check-in, ho lasciato dentro la borsa e la valigia e adesso comincio ad andare a esplorare la città di Kyoto, iniziando dalla Kyoto Tower, che penso si pagherà, però visto che è letteralmente qui a due passi, perché siamo veramente a qualche centinaio di metri, 200-300 metri dalla stazione, andiamo un attimo alla Kyoto Tower, vediamo com'è e poi torniamo invece in quella direzione a vedere un paio di templi che sono anche loro molto vicini alla guest house, e dopodiché iniziamo col giro vero e proprio e andiamo a vedere un po' di posti importanti e famosi della città di Kyoto. Ovviamente si paga per la Kyoto Tower, quindi già che era qui vicino sono entrato un attimo da Yodobashi, poi prometto che andiamo avanti però Kyoto non delude affatto, anzi inizia alla grande. Non penso di essere in grado di tradurre in immagini la grandiosità, la grandezza di questo Higashi Ongaji. È veramente grande. Sembra, magari in foto può sembrare un po' più piccolo, ma veramente se vedete il rapporto fra le persone e gli edifici del tempio sono veramente grandi. Ragazzi, se cominciamo così, questa Kyoto è una cosa spettacolare. Spero di non aver detto Tokyo prima, perché sono sicuro che le confonderò continuamente. Kyoto. Adesso andiamo a un tempio che è qui vicino e che, se ho capito, sarà una cosa più o meno come questa, quindi super contento.
Prima di tutto non ho sbagliato a premere bottone, questa non è la seconda volta che sto facendo questa parte parlata. Ad ogni modo, questo è il Nishi Hongwanji e devo dire che sono giunto ad alcune conclusioni riguardo a questi templi. Prima di tutto, i templi grandi così sono veramente difficili da rendere per immagini, quindi se in video vi sembrano un po' X, fidatevi che dal vivo sono veramente molto belli, molto imponenti. Se avete l'occasione venite a vederli di persona, ovviamente. In secondo luogo, preferisco i templi shintoisti. Sì, sembra strano dire preferisco uno all'altro, ma i templi shintoisti, per quanto siano molto simili a quelli buddisti, e questo è un tempio buddista per dire, quelli shintoisti hanno qualcosa in più, quel folklore, i santuari, i colori, le cose. Mi piacciono di più i templi shintoisti e ormai ne ho visti un pochi. Ultima cosa, ma non meno importante, mi sono reso conto che qui a Kyoto c'è molta più roba di quanto pensassi da vedere e avrei dovuto spenderci più tempo, spendere magari un giorno in meno a Osaka, un giorno in più a Kyoto, ma vabbè, ormai è fatta, magari la prossima volta. Vento, come al solito c'è il vento che mi rovina l'audio, è una fissa ormai. Bene, frattanto si è fatta quasi ora di pranzo, io comincio a sentire la fame, quindi andiamo a cercare la metro che ci porterà nella prossima zona di Kyoto che intendo vedere. Muoversi a Kyoto si sta rivelando molto più complicato di quanto pensassi. La metro è molto piccola e non raggiunge la maggior parte dei posti, quindi ho ripiegato sul bus, ho preso il biglietto per un giorno, 500 yen, considerando che una corsa costa 230 yen per un adulto, se fai 3 o più corse sei a posto. Quindi ho preso quello e adesso sono tornato a piedi alla stazione, ho preso il biglietto, adesso sono venuto nella zona di Kiyomizu-dera, che è uno dei templi più famosi, sotto a Gion, la zona delle geisha, quella parte lì. Adesso voglio andare a buttarmi appunto, prima di andare a Kiyomizu-dera, nella parte delle vie vecchie, quindi Nennenzaka, Sannenzaka, tutta quella zona lì, perché sono veramente belle e voglio vederle di persona. Quindi andiamo e cerchiamo qualcosa da mangiare, perché ho fame. Indubbiamente quest'area tradizionale, conservata così bene, mantenuta così bene, è un luogo assolutamente affascinante e una tappa obbligata venendo in questa città. L'unica cosa negativa potrebbe essere la quantità di turisti, perché è diventata una grande zona turistica con tutti i negozietti e le cose. Sarebbe bello viverla un po' più in pace e tranquillità, ma anche così ce la facciamo andare bene. Come dicevo prima, qui vicino c'è il quartiere di Gion, che è famoso per le geisha. Ma in realtà la maggior parte delle ragazze che vedete in giro vestite in tale maniera sono turisti. Turisti perché è pieno di negozi che affittano kimono, quindi tutte le ragazze che vedete vestite in giro, il 90% non sono geisha, sono semplicemente ragazze che hanno affittato un costume. Bene, adesso torniamo su e vediamo di andare al tempio e devo ancora trovare da mangiare.
questa era il Kiyomizu-dera. Purtroppo non è visitabile interamente perché alcune aree stanno venendo ristrutturate e l'ultimo padiglione che sta venendo ristrutturato, bambino che piange per strada, è in realtà a pagamento, quindi non sono entrato perché c'era troppa folla. Ora torniamo giù, cerchiamo di districarci fra il caos di mezzi pubblici che è Kyoto, sbaglio sempre, e cerchiamo di andare alla prossima destinazione prima che cali il sole e prima che mi cedano le gambe, perché sarà una bella scarpinata. Prendere una mega porzione di yakisoba dall'Urido forse non è stata l'idea più intelligente di oggi, visto che la digerirò dopodomani, però sono arrivato nella zona del Fushimi Inari, uno dei templi più famosi del Giappone, e sono stato accolto da questa via molto classica qui in terra nipponica di street food e negozietti. E adesso, se riesco a non farmi buttare fuori perché è già una certa ora, l'intenzione è quella di salire fino in cima al santuario più alto e godermi possibilmente la vista sulla città di notte e sera, perché dovrebbe volerci tipo un'oretta per arrivare su, e per quando sarò su dovrebbe essere ormai calato il sole, però in compenso si è alzato il vento ed è pure freddo. 日本の福岡県加穂郡慶泉中学校の2年生です。イエーイ！修学旅行で京都に来ています。 Quelli che avete visto erano degli studenti delle medie di una scuola di, non mi ricordo in questo momento dove, ma mi hanno lasciato il bigliettino, che come capita spesso qua in queste zone, quando sono in gita scolastica gli fanno fare tipo delle mini interviste in inglese agli stranieri per migliorare il loro inglese. Infatti è già la seconda volta che mi fermano oggi, e niente, ho voluto farli contenti includendoli nel video, però erano tutti contenti quando gli ho detto che erano su YouTube e quant'altro, quindi grazie ragazzi. Il percorso dei 10.000 tori, che non sono 10.000 ovviamente, ma quasi, e molti trovano impressionante andare, ma per me è più impressionante la visione che state avendo voi, cioè dei tori da dietro con tutti i nomi di chi li ha donati incisi nel legno. Assolutamente pazzesco. Ho percorso per ora solo una brevissima porzione del percorso, sono salito veramente di poco, però qui sembrerà un po' una cosa scontata, un po' detta e ridetta, ma c'è davvero un'atmosfera particolare, quindi io adesso continuerò la mia scalata probabilmente senza parlarvi più per un bel po', quindi se non mi buttano fuori ci vediamo su, o più o meno su, e voglio un attimo godermi questa scalata, voglio vivere questo percorso un attimino in una maniera un po' più sentita e più spirituale, non solo da turista e da uno che va in giro con la macchina fotografica, quindi ci vediamo su.
Allora, questa è la cima del Monte Inari, questo è il santuario più alto di tutti. L'ho preso un po' come una sfida personale arrivare fin quassù per tante ragioni, e l'unica cosa brutta è stata appunto tutta la gente che si fermava ogni 3 metri per farsi le foto per Instagram, ma del resto è sempre anche uno spot turistico, non è solo un posto di pellegrinaggio. È quasi calato il buio, ma sono davanti a un lampione per farmi luce perché se no non mi vedreste. Quasi calata la notte. Adesso devo tornare giù, però non vi porterò con me perché non vi faccio rivedere tutta la strada giù, che è uguale, praticamente uguale a quella per andare su. Prenderò l'altro lato dell'anello giusto per vedere com'è. Però che dire ragazzi, la prima giornata a Kyoto si conclude qui e come al solito c'è solo una cosa che mi resta da fare ed è darvi appuntamento al prossimo video. Non so dove possiamo entrare, non so dove non possiamo entrare, ma dove possiamo entreremo e dove non possiamo non entreremo, molto semplicemente. Non pensavo fosse così facilmente accessibile, se fosse chiuso o che il biglietto costasse tipo 2500 yen, invece è gratis. Adesso mi guardo in giro perché io come al solito parlo a voi e cammino in direzioni casuali e poi mi perdo.